Sapevi che con un rotolo di carta da cucina puoi creare dei biscotti senza bisogno di stendere l'impasto? Bene, ti mostro subito come. Prendiamo il nostro impasto, che può essere una frolla, che abbiamo già fatto riposare in frigorifero, e gli diamo una forma leggermente allungata. Lo avvolgiamo bene con la pellicola e prendiamo il nostro rotolo di carta da cucina finito. Con un paio di forbici lo apriamo. Prendiamo il nostro impasto e stringiamo bene i bordi come se fosse una caramella. Inseriamo l'impasto all'interno del rotolo e semplicemente facciamo questo movimento avanti e indietro. Così gli daremo una perfetta forma cilindrica che andremo a tagliare per creare i nostri biscotti, senza bisogno di stendere l'impasto e usare delle formine. In questo caso ho fatto un impasto per biscotti integrali con zucchero di canna e marmellata senza zucchero, che sono buonissimi, perfetti per la colazione. Questa è una tecnica che vi consiglio perché è veloce, semplicissima e vi verrà voglia veramente di fare i biscotti più spesso di quanto crediate. Esiste una tecnica per fare l'uovo in camicia perfetto, soprattutto dal punto di vista estetico. Te la mostro subito. Prendi un colino e poggialo su una ciotola. Versaci l'uovo e aspetta un minuto. In questo modo si perderà tutta la parte liquida. Rovescia l'uovo in un mestolo. In questo caso ho utilizzato un mestolo in silicone. Se usi un mestolo in acciaio, ricordati di ungerlo con dell'olio prima. Immergi il mestolo in una pentolina con acqua bollente. Aspetta circa 30 secondi e poi lo rovesci dentro. Lascialo cuocere per circa 2 minuti. Lo scoli con un mestolo forato direttamente nel piatto ed ecco l'uovo in camicia, perfetto, buono e salutare. Esiste un modo per avvolgere il nostro sandwich da portare in ufficio o a scuola senza bisogno di mollette o lacci o contenitori. Basta semplicemente un foglio di carta forno. Mettiamo il panino al centro, uniamo i due lati e li pieghiamo più volte in modo che aderiscano al pane. Poi lateralmente infiliamo i due lembi sotto il pane all'interno, come faccio vedere nel video, prima da un lato e poi dall'altro. Avremo creato un delizioso pacchetto molto resistente e semplice da fare. Se sei amante degli hamburger, questo trucchetto ti piacerà. Possiamo schiacciare in modo uniforme il nostro hamburger semplicemente con un pezzo di carta forno. Basta pressarlo con una padella o una pentola pesante e lo lasciamo cuocere, prima da un lato, poi lo giriamo e dall'altro. In questo modo otterremo un hamburger sottile perfetto per il panino.